Buongiornissimo amici e benvenuti nell'ultima puntata dall'Irlanda, dove finalmente troveremo la sorgente della Guinness. Ma prima incolliamo il retrovisore e andiamo nella città piena di pub e addii al nubilato. Non mancheremo di mangiare qualcosa. Vi ricordate come è finito lo scorso episodio? E alla fine è successo. Diciamo che abbiamo avuto un mezzo incidente. Su questa strada qua ci siamo incrociati con un camper europeo. Quello lì era al telefono, l'ho visto, e ci ha preso il specchietto. Ora, specchietto potrebbe non sembrare grave, ma in realtà abbiamo raccolto tutti i pezzi praticamente per strada, li abbiamo incolati alla meglio. Infatti questo qua è un pezzo, qui sono almeno 2 pezzi. Lì per la strada ci sono ancora un sacco di pezzettini. Non siamo riusciti a raccogliere tutto. In realtà Specchio non ha nessun punto d'attacco, è praticamente stato incolato, anzi è stato proprio scocciato. Da una parte speriamo che regge, dall'altra parte speriamo che la polizia non ci fermi o peggio ancora che non ci fanno passare in dogana. Ora voi siete convinti che è andata benissimo, ma io non vedo nulla nello specchietto in questo caso principale, visto che guidiamo sulla sinistra. Più avanti faremo uscire un video Irlanda Backstage, dove tra le altre cose cercheremo di togliere tutto lo scotch dello specchietto, così vi renderete conto di quello che è successo. Peggioramento della situazione, in qualche modo anche con quel specchietto siamo riusciti ad arrivare a Cobb e abbiamo parcheggiato qua lungo il mare. The next morning. Alla fine non tutti i mali vengono a nuocere. Perché facciamo una colazione con vista, insomma. Dalla palma si vede poco. Andiamo a fare un giro a Cobb e da quello che abbiamo visto ieri sera sembra che ci sono un paio di cose interessanti. C'è la gente che sta pescando. Queste sono le farfalle di Cobb. A me piace questa. Dietro le mie spalle potete vedere il porto di Cobb, ma il porto di Cobb è famoso perché è stato l'ultimo porto dove sono saliti i passeggeri di Titanic. Questa è una nave passeggeri, ma se fossi in voi eviterei questo porto, visti i precedenti. Devo dire che in Irlanda si mangia abbastanza bene e si beve ancora meglio, ma la fame non si sfugge. Questa ragazza qua, Annie Moore, rappresentata insieme a 2 fratelli, è stata la prima emigrata registrata sul famigerata Ellis Island. Praticamente è stata la prima cittadina straniera a essere ammessa in America. Ci troviamo nel Heritage Center di Cobb, che ci racconta le storie più importanti legate a questa città. Da questo porto, oltre Titanic, partivano anche le navi che portavano condannati irlandesi verso Australia. Da qua sono stati deportati 40.000 uomini e donne. E sembra che c'è una cattedrale pazzesca. Ma noi ieri sera abbiamo visto un paio di caffè storici, ora dobbiamo decidere quale andare a visitare. Wow! Anche a molto. Abbiamo già distrutto la lemon cake. E quando siamo arrivati andiamo avanti al lemon cake, solo che questa è un po' più grande. La torta è veramente buona, ma anche il caffè è ottimo perché lo macinano fresco. Non so come farvi capire quanto è ripida questa strada. Guarda le casettine che sono dietro. Wow, andiamo a vederle. Vabbè, poi torneremo anche per la cattedrale. La strada è talmente inclinata che in qualsiasi modo riprendo la cattedrale sembra storta. Oh, ma continuano a battere le campane già da un bel po'. Mezzogiorno. Lavanda irlandese. E se volete vedere meglio le casettine colorate, venite qua nel parco. E ora che sono arrivati immagino che possiamo scendere. Infatti. Altro che le strade di San Francisco, dove non siamo ancora stati, ma una promessa è una promessa. E ora dobbiamo fare in fretta perché la Sonia si sta bagnando. E le solite foto per Instagram. È veramente immensa. E c'hanno pure parcheggio all'interno. E questo è l'ultimo lembo di terra che videro i passeggeri di Titanic. E a Cobb i pub certamente non mancano. E poi sono i veri Irish pub. Quindi niente TV, niente cibo, solo le bevande semplici, cioè birra e whisky.
Vabbè, forse ho esagerato un po'. E se non dovessimo trovare un specchietto nuovo usato prima di partire, abbiamo comprato un nastro extra forte, tra le altre cose nero. Nero ovviamente perché si vedrà di meno che è stato rotto. Ma di questa cosa parliamo domani. E siamo arrivati a Kilkenny. E più che arrivati a Kilkenny possiamo dire che siamo ritornati all'antica Irlanda dell'Est, quella che conta ben 5.000 anni di storia. E diciamo ritornati perché siamo già stati su Hill of Tara e dopo andiamo alle Wicklow, i pub antichi quanto la regione, cioè quanto la contea. Chi ha visto il film Sweeney Todd di Tim Burton non si farebbe mai tagliare la barba qua. E qui c'è un addio al nubilato. E questo dovrebbe essere il castello. Qui hanno i monumenti del sport del quale non so nemmeno il nome. Il centro è piuttosto trafficato. Ma live music non manca mai in Irlanda. Ed è proprio questo bello. È questo che ti attira costantemente nei pub. Sembra che abbiamo adocchiato la cattedrale. E qui c'è un barbershop. Che barbershop è un barbershop, è un pub. Ma subito accanto al pub c'è il barbershop. Andiamo a vedere un addio al nubilato. È uno dei tanti di oggi, ma non mi sembrava giusto riprendere le persone in faccia. O perlomeno non di nascosto dentro un pub. A Dublino si fa Guinness Experience, qua invece potete fare Kilkenny Experience, e per quelli che non lo sapessero è la famosa birra irlandese. Birra rossa per essere precisi. Però ingresso è proprio da vedere. E questo qua è soltanto casa di una famiglia benestante. Questo è veramente peccato che è chiuso. Purtroppo domani è un giorno festivo, quindi sarà chiuso anche domani. Ci facciamo una ripresa arcobaleno? Altro che arcobaleno, il cielo è sempre più nero. Non so, in più o meno 100-150 metri abbiamo sentito almeno 3-4 musiche dal vivo. E poi qui c'è anche un ragazzo che si sta preparando a suonare. No, non andiamo a visitare il castello, volevamo soltanto dare un'occhiata ai giardini. Giardini all'italiana. Molto semplici ma ben curati con la fontana in mezzo. Il giorno d'oggi non è facile trovare le fontane funzionanti nei castelli. Ma devo dire che sono rimasto veramente sorpreso, il castello è veramente ben conservato. E questo qua sembra un senatore romano. E come sempre in mezzo scorre il fiume. E per tutti quelli che non lo sapevano, soprattutto per quelli che ci continuano ad offendere, questa signora qua è nobile. After you, my lady. E prima di andare via dal castello, perché non ci soffermiamo più di tanto, volevamo farvi vedere un'altra cosa. No, non volevamo farvi vedere la corte del castello, ma questo stupendo parco. Questi ragazzi stanno giocando proprio a hurling, che è un tradizionale sport irlandese di origini celtiche. Banalizzando, è un misto tra hockey, rugby e calcio. Wow, ma guarda questa! Da lì ti buttavano direttamente nel fossato e c'erano 2 coccodrilli. Adesso andiamo a infilarci in quello che si chiama il miglio medievale e con tanta fatica, grazie a tante distrazioni, siamo riusciti a guadagnarci Medieval Mile. Qui dovrebbe esserci ingresso a Medieval Mile Museum, ma vediamo anche tanto fumo. Madonna, non si respira. Scarico dalla cucina con un muro bello unto, ma nel senso unto così. E ovviamente chiuso. Pure il cimitero. Beh, non è che è molto importante, ma ci è piaciuta la torre. E se voi state guardando questo video vuol dire che siamo riusciti a sopravvivere alla discesa vicino a questo scarico. Salendo avevamo ancora un po' di ossigeno, ma adesso siamo... Basta. E comunque la via è piuttosto spenta, non è come la descrizione che abbiamo trovato. Questo pub una volta era la casa di dama Alice Keitler, che è sopravvissuta ai 4 mariti, ma anche lei era della famiglia benestante. Però essendo sopravvissuta ai 4 mariti è stata accusata di stregoneria e ha dovuto fuggire in Inghilterra.
A questo punto il nostro viaggio sta per rallentare, quindi andremo un po' più nella natura e questo penso che sarà un'ultima serata in uno dei pub irlandesi. Oh, il posto d'onore accanto alla signora Alice. Ecco, ci hanno concesso il posto presidenziale. Se avete visto episodi precedenti sapete in quanti pub siamo stati, anzi non lo sapete perché non lo sappiamo nemmeno noi. E questa qua la dedico a chi so io. Nonostante questo qua è decisamente diverso dalla nostra idea del pub ideale, sicuramente sarà tra i primi della classifica, arredato perfettamente, con sale e musiche diverse, e poi si mangia. È arrivato anche da mangiare. Questo è il piatto del giorno, roast beef. Ma abbiamo preso anche più classici chicken wings. Non faremo tante riprese, vi diremo soltanto com'è, ma la quantità di cibo è sproporzionata. Sono 2 pezzi di carne enormi. Classico roast beef inglese con la salsa gravy sopra, buonissimo. Guarda che roba. Questo si scioglie in bocca. Solo per farvi vedere la grandezza. Ora attacchiamo il roast beef con il ritmo della musica. Adesso il saldo insieme alla vergia. È il più classico purè, ma buono. Attacchiamo le nostre alette di pollo adesso. Buone, leggermente piccanti. Come avevo accennato prima, la strada cosiddetta Medieval Mile non ci è piaciuta per niente perché in sostanza non c'era nulla, ma questo non vuol dire che non abbiamo trovato altre parti della città molto interessanti. Per esempio, di questo pub qua avevamo altissime aspettative e si è rivelato ancora più sorprendente. E dici, quando uno ha la verità sul naso, di non mettersi contro di lui o di lei. Non riesco a non pensare a questa povera donna che è quasi finita sul luogo, è scappata, si è persa ogni traccia di lei e ora dopo più di 800 anni chiunque viene a Kilkenny viene a sapere della sua storia. La gente sta aspettando per entrare nel teatro, però siccome il teatro fa parte di un albergo e un pub, mentre stanno aspettando per entrare si fanno anche una pinta. Ok, a Kilkenny non abbiamo trovato quelle meraviglie culturali che siamo abituati a trovare, però abbiamo trovato una marea di pub incredibili, la gente ancora più incredibile. Ci siamo divertiti tantissimo. E con questa notizia bomba vi salutiamo da Kilkenny. Ma purtroppo non abbiamo potuto riprendere neanche metà delle cose divertenti. Quindi se vi capita di venire qua, passate non perché per gli italiani è un po' una tappa obbligatoria, ma perché ci si diverte. Abbiamo appena conosciuto questi 2 simpaticissimi signor lì con la sua moglie che non si fa vedere perché si sta facendo bella, che stanno facendo un giro del mondo. Praticamente sono partiti da Seoul, sono arrivati a Vladivostok, da Vladivostok sono venuti qua e si stanno facendo un giro della Madonna, fanno l'Europa, poi vanno in Spagna, America del Sud e poi Africa se non ho capito male e poi torneranno in Corea. The next day. Ora non voglio fare video perché in queste situazioni non le faccio mai, però proviamo a abilitare questo specchietto qua, togliendo questo nastro trasparente, utilizzando quello nero per rinforzarlo, poi magari riuscirò anche a utilizzarlo. Penso che sono riuscito, l'ho rinforzato con questo nastro extra forte che adesso lo tiene abbastanza insieme e questo è completamente libero, riesco a utilizzarlo perché questo si utilizza poco. Non che non vediamo niente, perché altrimenti non ci saremmo mossi dal punto dell'incidente, perché questo è il specchietto principale, ovviamente qui dove c'è la guida a sinistra. E nutriamo fortissimi dubbi che riescono a farci trovare o farci arrivare il pezzo questo periodo di Ferragosto, quindi adesso che saremo fermi nel campeggio per qualche giorno cercheremo di sistemarlo al meglio. E dopo un breve tratto in autostrada, eccoci di nuovo sulle strettissime strade irlandesi. Per fortuna non c'è nessuno, o quasi. Quando vedi la riga bianca, anche se la strada è appena più larga, ti viene un attacco di felicità. E così arriviamo a Holywood. C'è anche la scritta sul monte, ma non l'abbiamo ripresa. E dopo una breve salita, eccoci nel cuore delle Wicklow Mountain, dove a parte le pecore non incontriamo nessuno lungo la strada. Benvenuti nelle Wicklow Mountain! Passeremo qua ultimi giorni prima di riprendere il traghetto e pensate che questo parco nazionale si trova a meno di un'ora da Dublino ed è un paradiso per gli escursionisti. Anche noi speriamo di andare a fare qualche trekking. Infatti quelle ragazze lì stanno partendo per un bel trekking, per andare su nella nebbia.
Soprattutto abbiamo sentito che qua in zona c'è la sorgente della Guinness. Vi ricordate che ve ne abbiamo parlato in uno dei primi video? Eh sì, c'è chi crede ancora che la Guinness la producono. E noi facciamo ultimi chilometri fino al campeggio. Ci siamo fermati qua perché c'è un vecchio villaggio dei minatori. Praticamente da qua parte un trekking di 19 km. E poi lungo la strada si trovano resti di diverse miniere, come questa qua. Cioè miniere, anche interi villaggi. Purtroppo piove sempre più forte, torniamo nel camper, poi chissà quante altre cose incontreremo in questi ultimi 20 km. Mai ha passato la mattinata cercando un altro specchietto retrovisore o almeno lo specchio. E per farla breve ci hanno detto che lo pezzo di ricambio non si trova, però ci hanno dato una buona notizia, così possiamo arrivare fino a casa. Abbiamo ancora qualche pezzettino che funge da specchio. E prima di buttarci nella natura con il vento vi faremo vedere una cosa che la maggior parte dei camperisti europei non conosce. Nel Regno Unito, come serbatoio d'acqua per le roulotte, ma anche per i camper, utilizzano questo sistema con questi serbatoi barilotti esterni, ai quali poi si aggancia questa maniglia. Agganciando questa maniglia praticamente la ribaltano, diventa una specie di rullo e poi li vedete che li rullano avanti e indietro nel campeggio, caricano acqua, lo riportano indietro e lo riagganciano. E questi sono attacchi fatti apposta per questi serbatoi. Mentre per le acque grigie utilizzano questi serbatoi esterni. Beh, anche da noi potreste utilizzare questo sistema per le acque grigie, ma c'è un'enorme differenza. Qui siete obbligati ad usarlo perché dovete scaricarli qua. E dopo ben 150 metri ci vestiamo, nonostante il sole, perché il vento è terribile. E qui stanno costruendo case nuove, ma se c'è qualcuno che riesce a spiegarmi cosa serve questa cosa in una casa nuova, gli sarei grato. Adoro queste finestre enormi. E abbiamo trovato le indicazioni. Quindi si entra. Questo passaggio non è fatto per tutti, io con zainetto, eccomi. Ormai il nostro soggiorno in Irlanda sta volgendo a termine e non abbiamo trovato ancora due cose. Prima la sorgente della Guinness e a questo ci penseremo domani, mentre l'altra è il trifoglio. Si trova solo la felce. E il trifoglio non ci sta proprio. Ma vuoi che qua non si trova almeno uno? Vai, andiamo a vedere il lago da vicino. Ma che bello che è! Ed è andato via il sole. Porta a casa un po' di muschio per il presepe. Non sono molto amante dei paragoni, o almeno non li esprimo pubblicamente, ma questo posto mi ricorda casa. E finalmente eccolo, il primo trifoglio irlandese. E come al solito stanno arrivando un po' di nuvole. Ma che fai? Mangio. Come sono? Sono aspri. Era la farfalla che ci ha inviato Gandalf per segnalarci la strada. E incominciamo a renderci conto che abbiamo appena incominciato a fare il nostro giro, perché siamo partiti da questo ponte qua. E qualche minuto prima dell'acqua abbiamo finito. Abbiamo fatto quello che potevamo fare. Abbiamo utilizzato il nastro americano di colore nero e diciamo che da lontano non si vede nemmeno. E come dice Videomaker Senza Frontiere, questa è una soluzione punk della quale avremmo fatto volentieri almeno. Però andiamo avanti. 12 seconds later. Siamo qua in un bar del paese dove ormai siamo diventati locali e qui ci hanno regalato un bicchiere di Guinness, ma non come questo che servono la birra, ma uno un po' più speciale. È un posto veramente stupendo. Ma guarda che caffè che mi ha preparato. Ormai ci sentiamo a casa. 3 days later. Sempre più nero. Purtroppo dovremo lasciarlo per un'altra volta. Ma anche no. Abbiamo aspettato fino all'ultimo che il meteo diventi più clemente, ma non potevamo non visitare il posto più atteso di tutto il viaggio, che guarda caso è anche l'ultima destinazione. Purtroppo qui il vento forte, anzi fortissimo, è una costante. Ora ve lo faremo anche sentire.
mare di Erika dall'altra parte, io non so quanto si riesce a capire. Wow, bellissimo! Ed eccola, la sorgente del Guinness. La contea di Wicklow è chiamata Giardino d'Irlanda per i suoi colori e per il suo verde. Il suo punto più panoramico, più bello è questo lago qua, Loch Tay, o come lo chiamano qua anche lago Guinness, perché ha la forma della pinta della Guinness, con sopra dove c'è la spiaggia bianca, schiuma della birra. Ma non soltanto per quello, è proprietà della famiglia Guinness e effettivamente l'acqua per fare la birra proviene proprio da questa contea qua. E questo è un posto incredibilmente ventoso, come si può vedere sia dal vento ma anche dall'assenza quasi totale degli alberi, se non giù in basso dove magari è un po' più riparato. Erika ed ovviamente Erba sono uniche in grado di sopportare questi venti. Non so se vi siete già accorti che giù al lago non c'è nessuno, perché è proprietà privata. Erika ovunque, bellissimo, tutto viola. Parlare di posto più bello è difficile in Irlanda perché veramente sono posti stupendi, però questo qua ci ha provocato veramente tante emozioni, anche perché penso che sono 3 anni circa che aspettiamo di vedere la sorgente della Guinness. E con questa notizia bomba andiamo verso il traghetto. E diciamo che non l'ho visto prima. Purtroppo la nostra permanenza in Irlanda volge al termine e noi le diremo arrivederci. Ma attenzione, il viaggio continua!